Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il BetFPV Meteor 75 Pro HD, Tiny-Whoop digitale per sistema DJI. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il Meteor 75 Pro HD è disponibile in due versioni, una con la O4 e una senza, pensata per chi la possiede già. A mio parere è meglio scegliere la versione con la O4 inclusa, perché il costo della VTX è più conveniente rispetto all'acquisto separato. Inoltre averla già montata sul drone fa risparmiare tempo e semplifica l'assemblaggio. Io ho preso la versione senza VTX perché ho già acquistato una O4 qualche tempo fa, in questo video quindi vi mostrerò anche come montarla sul micro. BetFPV inoltre mi ha inviato una serie di ricambi per questo modello, se vi servono sappiate che sono disponibili anche come parti di ricambio. In particolare ci sono il frame in doppia colorazione, uno blu e uno nero, entrambi inclusi nella confezione, le canopy disponibili in bianco e nero ed i supporti antivibrazione per la DJI O4, utili per ridurre le vibrazioni della camera. Per quanto riguarda le batterie è possibile acquistare le Lava 550 mAh che sono perfette per questo micro drone. Sono l'IPHV1S da 75C, ho già avuto modo di provarle su altri modelli e devo dire che sono molto performanti. Il connettore è un BT 2.0 di BetFPV. Anche per questi ricambi e le batterie trovate il link in descrizione. Adesso torniamo al nostro Meteor 75 Pro HD e vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo la canopy, il sistema di fissaggio 4 antivibrazione e viti e gommini per fissarla al frame. Poi abbiamo delle eliche di scorta, un cavetto di connessione O4, un'antenna lineare e una piastrina USB-C per la configurazione del flight controller su Betaflight. Infine abbiamo il nostro Meteor 75 Pro HD, il drone arriva smontato esattamente come lo vedete. Se invece avete scelto la versione con O4 inclusa, ovviamente il Meteor è già montato e non dovete assemblare nulla. Come avete notato non è fornita alcuna batteria in dotazione, proprio per questo vi suggerisco le batterie Lava che vi ho mostrato prima. Oltre alle batterie non è incluso alcun caricatore, a tal proposito vi suggerisco il caricatore semplice BetFPV che carica 2 LiPo alla volta e funziona bene. Se invece volete considerare qualcosa di più performante è disponibile il caricatore a 6 slot, ideale per chi ha molte batterie e vuole ridurre i tempi di ricarica. Prima di procedere con l'assemblaggio dell'O4 vediamo le specifiche di questo micro BetFPV. I motori sono dei BetFPV 1102 da 22.000 kV, hanno un attacco a 3 viti e un albero motore da 1.5 mm. Facciamo attenzione a questa misura quando acquistiamo le eliche. Le eliche fornite in dotazione sono delle Gemfan a 3 pale con un diametro di 45 mm. Passando all'FC, il Meteor 75 HD Pro monta una Matrix 1S, l'ultima generazione di flight controller prodotta da BetFPV. Il processore è un G473, con prestazioni che si avvicinano molto a quelle di un F405. Questa CPU quindi è una buona soluzione per questo tipo di schede, sono disponibili infatti 4 porti UART che ci consentono di collegare tutte le periferiche necessarie per far funzionare il modello. Il giroscopio è un ICM42 688p. Il target della scheda è BetFPV G473, ricordatelo se dovete aggiornare il firmware del flight controller. La scheda vi viene comunque fornita già con Betaflight 4.5.1, quindi al momento non ci sono particolari motivi per procedere con l'aggiornamento. La Matrix 1S integra una ricevente Express LRS di tipo seriale, l'antenna rossa che si vede in basso è proprio quella dell'RX. Per aggiornare il firmware della ricevente, in questo punto selezionate BetFPV 2.4 GHz e sotto BetFPV 2.4 GHz AIO-RX. Le impostazioni qua sotto vanno bene, ricordatevi però di inserire la vostra password per il bind, che deve essere la stessa che avete impostato sulla vostra radio. Uno dei punti di forza di questa scheda è il back integrato da 5V a 3A, grazie a questo è possibile alimentare senza problemi un O4 Lite, che richiede una corrente stabile per funzionare correttamente. Per quanto riguarda gli ESC integrati abbiamo dei 12A con picco di 18A, queste specifiche sono ottime considerando che la scheda è progettata per batterie 1S. Il target degli ESC è AX5 e il firmware installato è BlueJay 0.19.2.
Grazie a questo avremo la compatibilità con il bidirectional D-Shot e gli RPM filter. Molto bene, a questo punto vediamo come montare la DJI O4. Per quanto riguarda la O4, nella confezione sono inclusi sia un'antenna che un cavo per i collegamenti, tuttavia utilizzeremo quelli forniti da BetFPV, in quanto si adattano meglio al 1,75 m HD. Anche il supporto in plastica DJI non verrà utilizzato, al suo posto useremo quello fornito da BetFPV. La prima cosa da fare è inserire la videocamera nel supporto antivibrazione. Questo supporto è composto da 3 elementi, la parte anteriore, la parte posteriore e 4 gommini. Nella confezione sono presenti alcuni gommini di riserva, ma a noi ne serviranno 4. Iniziamo quindi a inserire 4 gommini nel supporto anteriore proprio in questo modo. Ora posizioniamo il supporto davanti alla O4, cercando di incastrare i 4 angoli della parte posteriore con quelli della parte anteriore. Questo passaggio è un po' macchinoso, cercate di avere pazienza e procedete con calma, alla fine non dovrebbe essere troppo impegnativo. Il risultato finale sarà questo. Una volta sistemata la videocamera sul supporto, possiamo posizionarla sulla canopy, utilizzando le 2 viti fornite da BetFPV. Ora possiamo sostituire il cavo e l'antenna originali con quelli BetFPV. Molto bene, ora siamo pronti per fissare la canopy al telaio. Per farlo ci serviranno queste 4 viti lunghe incluse con il Meteor. Prima di procedere rimuoviamo una delle 2 viti laterali e spostiamo l'altra sulla parte anteriore, basterà prendere come riferimento la freccia. Ok, la vite è posizionata, sistemiamo la O4 e la canopy BetFPV. Perfetto, ora il nostro drone è pronto. Dal punto di vista della configurazione non c'è molto da fare, perché BetFPV ha già predisposto tutto per far funzionare la O4. Le uniche cose che potreste voler modificare sono la disposizione degli elementi dell'OSD, le modalità di volo e il rate. Io ho già sistemato tutto, a questo punto non mi resta che caricare qualche batteria e procedere con il test di volo. Ed eccoci al video di volo. La prima cosa che voglio precisare è che la giornata di oggi era leggermente ventosa e questo ha influito in parte sulla qualità delle riprese, che risultano un po' mosse. La registrazione che state guardando è quella diretta della VTX, con stabilizzazione interna Rocksteady attivata. Partiamo quindi con un aspetto importante: il sistema antivibrazione BetFPV funziona. I risultati non sono perfetti, ma la differenza senza si sente. Se invece volete ottenere risultati migliori, prendete in considerazione di usare il software GyroFlow. Potete farlo tranquillamente in quanto la O4 Lite è pienamente compatibile. Passando al feed video, devo dire che qualche vibrazione in camera si nota ancora, segno che la O4 Lite è una cam piuttosto sensibile. Per quanto riguarda il volo, la serie Meteor si conferma molto performante e il fatto che questo sia un Micro 1S rende l'esperienza decisamente divertente. Rispetto alla versione analogica si nota una leggera perdita di reattività, ma nulla di estremamente eccessivo. La O4 Lite mi ha davvero colpito, ho volato dietro ostacoli piuttosto grandi e il segnale video non ha mai dato segni di cedimento. Anche la ricevente Express LRS si è comportata molto bene, garantendo una connessione stabile e affidabile. In conclusione mi sento di dare un parere positivo a questo Meteor 75 Pro, tuttavia va detto che il drone così come di base non vola benissimo, servirebbe qualche aggiustamento lato PID per ottenere un volo più preciso. Quindi se avete le competenze per lavorare sui PID, questo drone ha davvero un ottimo potenziale e se volete usare il log per la black box vi ricordo che questo FC integra una memoria flash da 16 MB. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.